Bella ragazzi. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Ci hanno regalato questa scatoletta piena di punte da trapano di tutti i generi, arrugginitissime, quasi marce. Guarda che roba. E noi intendiamo restaurarle. Questa è una punta da legno, queste sono da metallo, questa è una macchia da legno. Qua c'è una strana fresa un po' rotta. E... due chiavi per il mandrino. Due chiavi per il mandrino. Qua c'è un proiettile. Marcio. No. E io ho anche un'idea, io Sì. le personalizzerei queste qui. Sì. E gli farei poi i vari trattamenti che conosciamo. È vero, i trattamenti. Guardate che ruggine c'era qua in fondo. Mamma mia che roba. Adesso facciamo una cosa, le cacciamo tutte nella lavatrice ultrasuoni. Togliere le croste, quelle che c'è della roba che viene via. Poi faremo i trattamenti chimici e via. Allora, qua c'è già detersivo che è già usata, detersivo, acqua, alcol. Ma ci aggiungerei anche un po' di soda, poi ci aggiungerei anche alcol perché sarà evaporato, è già un po' più qua, e un po' di ammoniaca che se ne sarà bella ondata, e poi accendiamo così si miscela tutto. Ok. Allora direi di mettergli un po' di temperatura e allora più o meno 24, 200, 5000 gradi. No, in realtà sono 73 e 20. Questo è il setup e questa è la temperatura attuale, quindi direi anche 70 gradi vanno benissimo, e gli diamo 5 minuti e iniziamo. E via. Facciamo prima le punte. Sì. Ne vedo una piccolina che sembra non arrugginita. Questa Invece sì. sembrava anche un chiodo, invece no. Questo non è esplosivo, no. Laviamo anche questo. Basta che mi sa che passa, va a finire di sotto. Anche E le questo. chiavi. Ok, c'è tutto. Allora andiamo, vediamo quanta roba si stacca solo con gli ultrasuoni. E via. Fermiamo un attimo. Fermiamo un attimo. È utilissimo perché appunto stacca le croste, penetra anche, fa saltare via la ruggine. Guardate un po' quante nuvole di ruggine. Continuiamo. Ha finito. Cosa c'è qua? Un mucchio di ruggine staccata. Facciamo una cosa, ricacciamo qua dentro. Ok. E rimesciamo. Ne prendo qualcuna giusto da vederla. Ce n'era una che mi è saltata subito all'occhio. Queste sono ricoperte con un sottilissimo strato di titanio, no, di titanio mi sembra. E qualcosa in effetti ha fatto contro la ruggine. Sì. Altre probabilmente di acciaio più buono, quelle che si sono arrugginite. Bene. Allora qua si può chiudere. Spegniamo, spostiamo. Allora, adesso passiamo alla prima fase chimica, quella dell'acido cloridrico. Quindi toglieremo la ruggine con acido cloridrico. Ora mettiamo tanta acqua da coprire le punte, acqua calda, e consideriamo a occhio, chiaramente, avendo noi acido cloridrico al 28-32%, quindi in media 30%, di buttarne un terzo e otterremo un acido più diluito, meno aggressivo e meno fumoso, quindi un terzo su questa quantità qua. Usiamo questo. Allora, innanzitutto, voi che non avete, chi non ha dimestichezza a fare queste cose, occhiali e guanti. Un altro trucco è vestirsi veramente in modo vergognoso, avere tutti i buchi
e le draghe rotte, perché può succedere che uno schizzo finisce sugli indumenti, non ve ne accorgete, col tempo fa dei buchi. Questi qua molti sono prodotti da qualche acido o alcali. Quindi facciamo una diluizione. Intanto diciamo una cosa, sì. Sugli acidi e la ruggine. Noi stiamo usando l'acido cloridrico, ma la maggior parte degli acidi che conosciamo, potremmo dire anche il 90%, guarda come fuma. Sì, bello concentrato. Bello concentrato. E la maggior parte degli acidi scioglie la ruggine, quindi che sia la Coca-Cola che contiene acido citrico, che sia il fosforico, esatto, il solforico, l'acetico, il citrico, esatto. Tipo qualsiasi acido. Alcuni sono più veloci, altri più lenti, questo è molto veloce. Sì. Una cosa, allora ho messo questo tubetto qua, perché se io verso, così mi è già successo, ho già visto qualche goccina che salta nei pantaloni. Invece così siamo sicuri che, dato che andiamo giù basso vicino all'acqua, non succede quella cosa. Tengo d'occhio un segno che c'è estremamente al secchio, in trasparenza lo vedo, e quindi verso fino a quel segno lì che più o meno facciamo la diluizione giusta. Ok, direi di fermarci qua per ora, semmai aggiungeremo ancora. Guarda che hai già preso quel giallo verde. Sì, sta cominciando ad attaccare la ruggine. Ora questo secchio lo terremo qua in bagno perché i vapori, non è un vapore, è il gas acido cloridrico insieme a goccioline d'acqua che viene su. Questo gas qua è corrosivo, con l'umidità corrode le cose che abbiamo intorno, quindi se lo facessimo in officina poi ci troviamo il tornio con la ruggine e tutte queste cose qua, quindi segreghiamo. Approfittate di questi pochi secondi per mettere un like al video. Grazie se lo mettete. Grazie. Allora, qua abbiamo sta broda qua, nera. Perché nera? Perché il ferro si è distrutto, l'acciaio si è distrutto parzialmente per via della ruggine, e insieme alla ruggine, essendo acciaio non ferro puro, si è portata dietro piccolissimo pulviscolo di carbonio, che è praticamente un componente della lega chiamata acciaio al carbonio. Allora, si sentono anche degli odori stranissimi che sono gas, come il carburo di calcio fa acetilene e altri gas, anche i carburi contenuti nell'acciaio, corrodendo, si fanno questo odore. Allora, qua abbiamo acqua, dove noi buttiamo un po' di soda, ecco. Attenzione, non soda caustica. No, infatti carbonato di sodio, quello per pulire le bottiglie del vino e altre cose. Abbiamo il carbonato di sodio, iniziamo a scioglierlo, e adesso un secchio così è sempre bello averlo vicino quando si fanno dei lavori con gli acidi, perché magari toccando almeno si neutralizza subito. Prendo qualcosa qua dentro, queste punte, tanto ha un'acidità che sarà poco più di quella che c'è nello stomaco quando uno non digerisce bene, che deve prendere il bicarbonato. Guardate, mamma mia, sono venute belle pulite. Sì. Allora, quanto c'è stato nell'acido a un terzo di... avremmo tenuto 35-40 minuti. Sì. Allora, sto qua, poi lo neutralizziamo, otterremo, c'è il cloruro ferrico qua dentro, carbonio, possiamo ottenere, buttandoci appunto della soda, carbonato di sodio che precipita, di sodio scusate, carbonato di ferro che precipita, può servire per le ortensie come arricchitore di ferro nei campi, e il resto, quello che resta liquido, è cloruro di sodio della cucina, quindi si eliminano i problemi. Niente, adesso mettiamo tutte le punte qua e le passeremo di nuovo nella cosa a ultrasuoni, nella cosa a ultrasuoni. Ci vediamo tra un attimo. Adesso le rimetteremo qua per staccare, vedete che mi sporca le dita, il carbonio aderente agli utensili. Aggiungiamo un po' di soda che fa sempre bene. Ora con gli ultrasuoni la soluzione alcalina penetrerà con queste vibrazioni nei pori delle punte. Questo qua è tutto poroso dove c'era la ruggine, e quindi andrà fino in fondo a neutralizzare i residui microscopici di acido che però nel tempo, magari tra 2 mesi, farebbero fiorire ruggine. E adesso gli diamo la pulita
quella bella, ma sono venute benissimo. Abbiamo lasciato il tempo giusto, che è 35-40 minuti, esatto. Non ho controllato l'orologio, ma tu Mike l'hai fatto. Sì. Ecco, ci sono ancora 2 o 3 pezzettini. Il proiettile che alla fine ci è rimasto è diventato bianco, ha perso il rame, boh. Sarà cloruro di piombo, cosa sarà diventato? E là fuori è incamiciato con una lega di avanti. Allora, accendiamo. Ovviamente faremo solo il codolo per estetica di queste punte qua, non staremo a andare sulla parte affilata. Diamo una carteggiata. Una passata con carta più fine. Si vedono ovviamente qua tutti questi segni. I crateri della corrosione della ruggine. Sì, dove è scavata all'interno. Parecchio sotto l'acqua, in effetti. 20 anni. Sono tanti. E adesso vi facciamo vedere subito la pasta goi. Sì. Per evitare che ci si avvolga lo straccio sul braccio e tutto, usiamo semplicemente un'asticella di legno e incolliamo questo nastro peloso che viene utilizzato per i cablaggi nelle automobili e veniva usato anche in alcuni cablaggi antichi. Mettiamo la pasta goi e facciamo vedere. Mettiamo un po' di pasta goi, andiamo anche con le dita, così. Questo è un prodotto veramente eccezionale che vi potete fare in casa. Se non avete ancora visto questo video, vi mettiamo poi il link. Poi ripuliamo con la parte pulita. E la parte esterna è venuta a specchio. Qui sto dando una passata con l'acetone prima del trattamento galvanico e pensavo di mettere anche un giro di nastro di questo qua PVC bello spesso, così rimane proprio il segno netto tra la parte trattata e la parte non trattata. Fai vedere quello lì con il torno. E io andrò di pasta goi anch'io. Sì. Però questa è piatta, la faccio con la spazzola. Purtroppo si scura perché ci sono dei crateri profondi, un po' di micron, e bisognerebbe portare via tutto il metallo fino in fondo ai crateri per fare la lucidità, quindi ci accontentiamo. Questa nichelatura è una delle più facili che abbiamo fatto vedere recentemente in uno short. Si tratta semplicemente di prendere del nickel, se avete degli elettrodi per saldare la ghisa, il nickel puro o delle linguette avanzate da delle vecchie batterie al litio. Lo mettete in un barattolo con dell'acido cloridrico
e un pochino di acqua ossigenata, coprite, mettete fuori all'aperto e lasciate lì per 24 ore. Otterrete questo liquido verde che adesso trasferiamo in un becker. Questo è cloruro di nichel che potremo usare direttamente per nichelare. Come anodo usiamo direttamente un altro pezzo di nickel e al catodo, cioè il negativo, mettiamo il pezzo. Alimentiamo con 9 volt, ma è sufficiente a volte anche in 5 volt di una porta USB. Potete usare anche una batteria da auto, ma consigliamo sempre di mettere in serie una lampadina, perché se fate un cortocircuito almeno non fate danni e non vi si fondono i fili. Tanto vi racconto cosa ho fatto da piccolo. Volevo vedere se una batteria era carica, ho preso un fil di ferro con le 2 mani e ho cortocircuitato i porri dove la corrente mi è rimasta una riga nelle mani bruciata. Ha preso il colore del nickel, bello chiaro, e continuiamo così per un paio di minuti, ma anche meno. Frigge, si sviluppa idrogeno sulla punta che deposita, praticamente riduce la soluzione del cloruro a metallo nickel. Bello. Mentre invece dall'altra parte si forma cloro che attacca direttamente, non esce, non sa di cloro, attacca direttamente il nickel e se lo porta in soluzione. Lo possiamo vedere qua che con le correnti alte diventa lucido, con le correnti basse se lo mangia in modo opaco. Sì. Adesso andiamo a sciacquare, asciughiamo e vediamo il risultato. Il nickel ha questo colore qui caratteristico, io lo vedo quasi come un giallo. Sì, un giallo, è quasi un argento, ma non bello come l'argento, però è quasi un argento. E lo usavano tantissimo nelle cose antiche, erano tutte nichelate, anzi era proprio sintomo di pregio, sì, il fatto che fossero nichelate. Era diffusissima la nichelatura. Adesso a questa punta qui, che vedete diversa perché l'abbiamo avvolta col Kapton, in quanto deve sopportare una temperatura di 80-82 gradi. E la mettiamo nella soluzione per la fosfatazione a caldo, che avete già visto, abbiamo fatto un video dedicato, te lo lasciamo ancora un pochino, è abbastanza veloce questa comunque, e praticamente crea una protezione di fosfato di ferro, zinco, tutti i microcristalli durissimi, resistenti, che proteggono il metallo sotto. Chiaramente l'ideale sarebbe, dopo aver fatto la fosfatazione, impregnarla di oli. Si usa per molle particolari anche di moto, automobili, si usa per le armi, diciamo le armi militari in America sono fosfatate invece che brunite, molto più resistente della brunitura. Vedete che sta venendo bella scura, se si lascia molto tempo si vedono quasi a occhio tutti i cristalli sulla superficie. Io direi che ancora un attimino e poi la leviamo. Ok, è velocissimo come trattamento, guardate che bello scuro, quel grigio particolare. Poi chiaramente asciughiamo, si può asciugare e ungere. Vi facciamo vedere un attimo come si fa quando è asciutta. Ecco, guardate la differenza, dove è arrivato il nastro di Kapton che la proteggeva e qua non fa più la ruggine. Mi è rimasto un pezzettino di carta, vediamo se riusciamo ad asciugarla al volo. Sì, eccola qui. Molto bello anche questo trattamento. Se non si unge, ci si può invece verniciare sopra e otteniamo un aggrappo, diciamo un fondo naturale molto molto aggrappante per le vernici. Però noi la ungiamo, così si impregna di olio e non arrugginisce più qua. Potrebbe stare magari 20 anni no, ma 10 anni nella baracca, nella scatoletta dove ci piove sopra. Proviamo a ramare questa, video 233, dove abbiamo fatto questa soluzione per la ramatura. E guardate nelle playlist c'è una voce dove che si chiama trattamenti delle superfici,
dove ci sono tutti sti trucchetti qua, nichelature, fosfatazioni, togliere la ruggine, un sacco di lucidature. La ramatura è un procedimento molto più lento, Molto infatti lento. la lasceremo qui parecchio, e in teoria bisognerebbe anche sempre mescolare. Un trucco, se non avete un agitatore magnetico, eventualmente vi mettiamo il link in descrizione, è quello di mettere sul fondo una pietra porosa di quelle da acquari e insufflare aria. Questo muoverà continuamente Sì. la soluzione, migliorerà la ramatura. Chiaramente ci va la pompetta, il compressorino d'acquari, e con quello tutto a posto. Adesso la tensione è bassissima. Mentre il pezzo si rama, approfittiamo per dire che queste magliette ci sono state gentilmente fornite da Jigs Outfit, un sito molto figo, ci è piaciuto molto, ci sono molte magliette interessanti e Tantissime. andatelo a vedere, vi mettiamo il link in descrizione. Nel frattempo Ecco, la punta qui è già pronta, quindi togliamo questo. prepariamo l'acqua di risciacquo, l'acqua lievemente alcalina. E adesso, per chi non l'ha ancora visto in vita sua, vedrà il vero colore del rame, che è questo rosa qua, Bellissimo. è il colore del rame. Diamo una breve sciacquata, asciughiamo sempre col pezzettino di carta striminzito. Ovviamente i crateri, come abbiamo detto, rimangono. Si tolgono solo togliendo materiale, togliendo acciaio, ma poi la punta diventa un'altra cosa. E Si vediamo può qui. fare su un paio di pinze, di togliere il materiale con molta calma, eccetera, eccetera, ma sulla punta no. Sì, è cresciuto parecchio, c'è un bello strato. C'è un gradino. Sì, Quindi abbiamo nichelatura, fosfatazione, ramatura. passiamo adesso alla zincatura. Allora, qua abbiamo una soluzione di zincatura basica, non è a base di acido solforico. Mettiamoli così. Ok, aspettiamo un attimo che ecco qua, sta passando corrente. Benissimo. Attendiamo. Vediamo un attimo. Guardate, è velocissima la zincatura. Da un po' girarla perché il lato che non era esposto all'elettrodo di zinco ha preso poco. Se si muove funziona tutto meglio. Eccola qua, questo è zincato adesso. Possiamo darci una sciacquata. Con questo ho zincato dei fori sul disco della moto che non era originaria, aveva i fori diversi, ho dovuto allargarli, modificarli e poi appariva il metallo e allora l'ho zincato con questa soluzione. L'ho zincato e non ho ancora fatto ruggine. La zincatura è venuta benissimo. Qua abbiamo la nichelatura, abbiamo la fosfatazione, abbiamo la ramatura e adesso facciamo una filatura. Sì, partiamo con la nostra affilatrice Vevor, si prende il cono giusto, si monta la punta deve essere allineata con questa scanalatura qui, ma basta usare questo accessorio qua, Una sesta che ti dà poi si stringe. la posizione. Una volta bloccata si inserisce qui dentro e questo girando farà un movimento che porterà dentro e fuori e farà lo scarico giusto sulla punta. Quindi accendiamo, inseriamo, giriamo dall'altra parte, abbiamo la nostra punta perfettamente affilata a specchio. C'è una mola diamantata che fa questo lavoro qua dentro. La possiamo anche far vedere, stacchiamo la corrente. Anche di questo troverete poi i link in descrizione C'è anche il video dove l'abbiamo già usata. se siete interessati. Ecco, questa è la mola diamantata, una mola conica. Qua c'è una ventola per scacciare la polvere, i trucciolini.
e poi ci sono anche le varie regolazioni, perché in base al tipo di punta ci deve essere un tipo particolare di affilatura. Vedete qui che questa punta è fatta in questo modo, anzi no, anche questa è fatta così, e ce ne sono alcune che hanno, ecco, questa parte qui col tagliente un po' più marcata, e poi anche in base al tipo di materiale che si deve andare a forare si può fare un angolo differente sulla punta. Per dare il giusto angolo alla punta potete anche costruire questo semplice accessorio, se avete una stampante 3D, e ve lo mettiamo qui nel link della descrizione del video e potete scaricarlo gratuitamente o su donazione volontaria. Questo ci servirà giusto a dare il primo angolo, possiamo anche farlo correre perché ha questo gradino qui dietro. Giriamo dall'altra parte, ok, e ora andiamo a scaricare col metodo classico. Ecco qui. Qua abbiamo una macchia, come vedete è fortemente consumata, facilmente è stato forato del legno che aveva dei chiodi o qualcosa del genere, qua meno, bisogna portare via un po' di materiale, quindi andiamo sulla mola questa più rozza, qua è la parte, facciamo prima la parte più distrutta, bisogna, vedete che qua ha un angolo, ha un piano così inclinato, qua un piano così, bisogna che combacino tutti e due i piani. Qua bisogna toglierne perché è veramente distrutta questa. Bisogna sempre raffreddare, specialmente questo tipo di acciaio, che è acciaio al carbonio, che se si scalda perde la tempra. Ora andiamo di là. Allora, questa l'abbiamo affilata, adesso di nuovo attiva, può tagliare e forare, ma adesso facciamo un ultimo trattamento. Sabiamo questa che ha mantenuto dei grumi duri di ruggine e sabiamo il codolo. Faccio vedere ancora una cosa che mi sono dimenticato prima. Vedete questa punta qui che è scaricata anche qua e serve per dare una punta più affilata all'inizio. Questo ci aiuterà a iniziare il foro in maniera più facile. Questa macchina qui, una volta che abbiamo la nostra punta sempre montata su questo mandrino, ci permette anche di fare questa lavorazione. Basterà spostare i pin per decidere se scaricare la punta di più o di meno. Questa qua è una punta che ho sagomato apposta per fare il foro interno di un condotto idraulico che finisce a ogiva per aumentare la velocità dell'acqua in una turbinina. Quelli che dicevano nel video nello short non sapete affilare le punte, vogliamo un po' vedere loro fare un lavoro del genere preciso, simmetrico. Sabbiatrice, chiudiamo, guantoni, ci arriva adesso a prenderla, sì, facciamo scendere un po' l'abrasivo. Forse bisogna aumentare un po' la pressione. Qua l'abbiamo sabbiata, come vedete dove c'erano i grumi di ruggine c'erano corrispondenti crateri molto profondi e questi chiaramente sono rimasti, si vede che era appoggiata in fondo sul bagnato, sul legno bagnato, e qua è stata aggredita dalla ruggine potentemente. Ecco qua, abbiamo tutte le nostre punte fatte un modo all'altro dall'altro. Ovviamente ha poco senso fare questo tipo di trattamento galvanico sul codolo, abbiamo voluto
giocare, insaporire un po', giocare un po' questo sì. video. Però avendo dell'acciaio così a disposizione si potevano fare tutte queste cose, quindi è valsa la pena di farle rivedere anche per i nuovi iscritti che magari non conoscono ancora Caos alla perfezione. E niente, a questo punto ragazzi vi salutiamo e vi ringraziamo. Se volete offrirci un caffè, un coffee, Abbiamo la nostra piattaforma Ko-fi dove potete trovare, oltre al file per stampare 3D quella Dima che avete visto prima, e c'è anche la possibilità di donare un caffè. E ci sono i link di queste magliette nella descrizione del video. Insomma, se cliccate su altro troverete poi tutto sotto al video. E il caffè lo trovate qua in cima. E con questo vi salutiamo. Vi salutiamo e quindi bella ragazzi! Bella ragazzi! Bella ragazzi!